Ciao a tutti, io sono Max e oggi andremo a vedere come non impazzire dietro agli impasti e riuscire a crearci una ricetta da soli, riuscendo a portare a termine la lievitazione del paniello secondo il nostro tempo desiderato. L'app che vi andrò a mostrare è molto semplice, però a mio avviso è molto completa, molto più di molti altri calcolapizza. Con questa applicazione riuscirete sicuramente a infornare un paniello ben lievitato. Andiamo a vedere l'applicazione. Ecco, andiamo sul Play Store e cerchiamo Pizza App. Io ovviamente l'ho già installato. Come prima cosa andiamo nelle impostazioni e andiamo a attivare un'impostazione molto importante per noi, che sarebbe TC. Il numero dei pannelli, possiamo scegliere quante pizze vogliamo fare ovviamente, e il peso del pannello che più ci aggrada. L'idratazione, scegliete un'idratazione consona alla vostra farina o che volete ottenere dalla pizza. Io di solito uso un 62-65%. Il sale per me va bene già il 3%, che sarebbero simili ai 50 grammi litro canonici per la pizza napoletana. Io mi trovo bene con il 3%, lascio sempre 3%. Lievitazione TA, che sarebbe la temperatura, la lievitazione a temperatura ambiente, scusate. Io di solito faccio 5-6 ore di lievitazione a temperatura ambiente. La temperatura che abbiamo ambiente giù a casa. Lievitazione TC, quante ore vogliamo fare in frigo. Io di solito il mio tipo di farina faccio 24-36 ore di maturazione in frigo. TC, temperatura controllata, vi ricordo. E la temperatura del nostro frigo. Io vi consiglio a tenere il frigo intorno ai 4 gradi, mettete un termometro dentro e verificate. Poi abbiamo tanti tipi di lieviti, praticamente tutti. Lievito di birra fresco, LBF, lievito di secco attivo, LSA, LSI, lievito secco istantaneo, che sarebbe quello per dolci, per intenderci, lievito madre solito, che sarebbe la pasta madre, lievito madre liquido, che sarebbe il licoli. Io in questo momento uso il lievito secco attivo, tipo quello Caputo, che è diverso dal mastrofornaio, che quello andrebbe attivato seguendo le istruzioni sul retro della bustina. Quest'app in più rispetto alle altre app cosa c'ha? Che tiene conto delle ore di frigo e della temperatura del nostro frigo. Se noi andiamo a modificare la temperatura del frigo, andrà a cambiare anche il lievito finale, come vedete, no? Questo è importante perché le altre app non tengono conto di questo parametro, attenzione. Quindi se paragonate il risultato di quest'app con altre app o con il famoso calcolapizza, che non sto a nominare il nome, il parametro sarà sempre più alto su quest'app, perché tiene conto appunto del frigo, cosa che non fa le altre app, ok? Ecco, se il video vi è piaciuto, un like e magari iscrivetevi al canale. Ciao!